Partiamo dalle parole di Rolf Wederer, che curò la prima rassegna museale precisamente dedicata al tema dell'arte concettuale. Arte concettuale non è solo il nome di uno tra i più recenti e probabilmente radicali movimenti artistici, ma è un termine che attira l'attenzione su un mutamento generale dell'arte. La designazione di arte concettuale apre a forme artistiche che non possono essere giudicate e comprese sulla base di creazioni concrete e manifeste, ma che si basano, così come avviene per altri media, su procedure e processi. In altre parole, il cambiamento che questo termine introduce non riguarda solo la forma e il soggetto dell'arte, ma la sua stessa struttura. Vi presero parte una marea di artisti che mi riesce molto difficile elencarvi in maniera sintetica a parole, per cui li potete vedere scorrere mentre vi sto parlando. Chiaramente, come spesso capita quando si parla di movimenti artistici, non ci saranno proprio tutti, ma avrete una buona panoramica dei più importanti. L'arte concettuale si sviluppa a partire dagli anni 60 del Novecento. Questo movimento fu il frutto di esperienze diverse, maturate sia in Europa che negli Stati Uniti. Una forma di comunicazione volutamente anti-artistica, nella quale gli oggetti diventarono così poco importanti da sparire del tutto. Fu il punto di arrivo del percorso che dall'impressionismo in poi aveva caratterizzato l'evoluzione dell'arte visiva contemporanea, cambiamento avvenuto mediante la volontà di sottrarre l'arte ai vincoli formali e culturali che ne avevano costituito la tradizione. Tutto si ridusse a semplici idee, perché arte concettuale significa arte di concetti, cioè di azioni puramente mentali. Gli artisti concettuali cercarono di mettere in risalto l'idea rispetto all'oggetto. Questo ha anche delle motivazioni sociali e politiche, in quanto negando l'oggetto, il prodotto del consumismo, si nega anche il capitalismo che su di esso si fonda. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!